Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere le previsioni dell'autunno come periodo in generale. Andremo a vedere anche un'indicazione per quello che riguarda il lato affettivo e il lato lavorativo. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Grazie. Abbiamo la carta della luna. mm? Quindi si parla di un autunno piuttosto introspettivo. Magari per qualcuno si tratta di aumentare quello che è la sensibilità inerente a certe situazioni, a certe relazioni, o si tratta di un sogno, magari uno di quelli che state facendo ad occhi aperti, quindi per qualcuno si tratta di dedicarsi ad un progetto che è un sogno da lungo tempo. La luna fa anche riferimento molto a quello che è il passato, quindi potrebbero esserci dei temi che quest'autunno ritornano un attimino a galla, ehm, per quello che riguarda il passato. C'è anche Mercurio retrogrado in questo periodo, all'inizio, diciamo così, dell'autunno, e quindi è molto facile che ci sia qualche tipo di ritorno. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi dicono. Intanto vi ricordo che le letture comunque sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se volete contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Mi sono incartata. Allora, l'eroe senza paura è un bambino colmo d'amore. Wow! E guardate che la luna parla proprio di paure che tornano a galla. mm? Qui si tratta di ritrovare un po' la fiducia in qualche tipo di sogno, in qualche tipo di progetto, in voi stessi anche. In effetti l'amore, quando si è in una vibrazione di amore ci si espande, quando si è in una vibrazione di paura ci si contrae. La paura blocca. La paura è anche quella che, diciamo così, non dico è dettata dall'ego, però ecco, diciamo che l'ego ci mette lo zampino con la paura. E questo perché all'ego non piace cambiare, non piacciono i cambiamenti, e se pensate che la paura contrae. Ok, andiamo a vedere con i tarocchi. Abbiamo una torre, la carta del mago e un 2 di spade. La torre parla di qualche tipo di ciclo che dovrebbe terminare, e al contrario, o sta terminando o è già terminato per qualcuno. Si tratta di una rottura di quello che sono gli schemi, di quello che erano magari le certezze. E qui con la carta del mago si parla di un nuovo inizio, sento che per molti veramente è un sogno, è un qualche cosa che si vuole realizzare. Però abbiamo anche questo 2 di spade che ci parla di un'indecisione, di un dubbio, di qualche cosa che non si vede, perché comunque qui la figura è bendata, quindi pare che non abbiate un'idea molto chiara, probabilmente, sulla direzione da dare a questo tipo di sogno, a questo tipo di progetto. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Abbiamo un 5 di bastoni, la carta del mondo, un cavaliere di pentacoli e un 6 di coppe. Allora, qui davvero per parecchi, direi, potrebbe esserci qualche tipo di energia che torna dal passato, perché abbiamo anche un 6 di coppe. Può essere un'energia in quanto persona, perché comunque c'è un cavaliere di pentacoli, mm? Ma sento che comunque, avendo questa carta del mondo,
è un'energia completamente diversa. Per molte persone potrebbe essere una persona nuova con la quale ci si sente in completa affinità. Nuova da un punto di vista romantico, magari una persona che si conosce da tanto tempo, con la quale o il quale non c'è mai stato niente da un punto di vista intimo e che si inizia a valutare con da un altro punto di vista. In effetti potrebbe starci questo tipo di indecisione perché, ehm, insomma, potrebbe un attimino sorprendervi la cosa. Come se per qualcuno si tratta di iniziare a valutare una persona con la quale magari non, come vi posso dire, non vi siete sempre trovati d'accordo, però è come se ci fosse un qualche tipo di cambio. Ricordatevi che il mondo è una carta di compimento, di chiusura a cicli e abbiamo anche la torre, per proprio dare inizio a cicli nuovi. Quindi se siete single, ragazzi, qualcuno entra. Abbiamo un bellissimo cavaliere di pentacoli e qualche cosa inizia. Sento che forse è un po' questo due di spade che mm, crea qualche dubbio, però tutto sommato andiamo avanti, vediamo cos'altro vi dicono da un punto di vista un po' più pratico. Andiamo a vedere le finanze, il lavoro più che tutto. Mm. Ehm, Qui si tratta di allontanarsi da qualche tipo di persona, che può essere una persona all'interno del vostro gruppo di lavoro o una persona proprio intesa come un collaboratore. Mm? Perché comunque abbiamo mm, questo fante di pentacoli che è al contrario, quindi qui c'è bisogno di andare a fondo per quello che riguarda certi tipi di dinamiche. Datemi un'altra carta per l'otto di coppe. E comunque avendo anche questo fante di bastoni al contrario, è un po' come se le cose ecco, infatti, perché quando c'è il fante di bastoni, normalmente si parla di un atteggiamento un po' egoista. Qui c'è qualcuno che sta facendo un po' troppo l'egoista. Magari potreste anche essere voi senza rendervene conto, senza farlo di proposito, però qui c'è qualche cosa che mm, ancora o non state mettendo 100% l'intenzione per manifestare magari questo nuovo inizio, oppure per qualcuno si tratta mi dicono che potrebbe essere, questa vostra, diciamo, titubanza a livello lavorativo perché qualcuno deve cambiar casa, si deve trasferire, okay, si tratta di aspettare qualche tipo di questione burocratica. Però, c'è un movimento in questo senso e quando c'è la giustizia c'è sempre, diciamo, lo zampino della giustizia divina, okay? Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cosa vi vogliono dire. Che cos'altro riesco a dirvi? Anzi, scusate, voglio ancora una carta per questa torre. Tre di bastoni. Sì, riguarda un qualche tipo di viaggio, di spostamento o di movimento. Abbiamo anche il mondo parla di traslochi anche proprio all'estero. E comunque abbiamo anche un otto di coppe e un tre di bastoni. Si tratta sì di un movimento. Di casa o lavorativo comunque. Qui c'è una sorta di titubanza in quel senso lì. Però guardate, poi le cose, cioè, vanno a buon fine, perché comunque terminiamo con un movimento giusto, corretto. Può essere un buon tipo di contratto quello che vi arriveranno a fare. Però ecco, cercate di guardare a fondo e se fossero due colleghi, questi due fanti, sì, questi due paggi, state per conto vostro, cioè stategli abbastanza alla larga. Andiamo a vedere Osho. Compromesso. È un 6 di denari, quindi qui parla di trovare un giusto equilibrio, un giusto accordo.
Sì, lo vedo un po' qua. Compromesso può essere... Normalmente, in questo caso, essendo una carta di denari, può parlare di un compromesso, di un accordo, proprio il contratto, di quello che è un giusto contratto, ok? Però c'è anche una tendenza quando c'è il 6 di denari a dare un po' troppo, a essere troppo poco egoisti, diciamo così. Quindi datevi il giusto valore. Poi abbiamo la carta della fiducia e qui sento che diciamo che sarà un bene tenere gli occhi aperti. È un po' come, ok, sono consapevole del fatto che non vedo tutta la questione, che mi manca qualche cosa, quindi imparerete a dare la giusta fiducia alle persone giuste. Non partite dal presupposto che bisogna fidarsi di tutti, insomma. Abbiamo poi anche la carta del 9 di denari e la carta della maturità. Quindi sento che ci sarà una sorta di appagamento anche proprio da un punto di vista personale, economico, sì, dell'appagamento proprio, dell'amor proprio, diciamo così. Qui secondo me si tratta di un sogno, un progetto, potrebbe essere un viaggio, ripeto, un cambio di casa, eh, un nuovo tipo di contratto. Andiamo avanti, vediamo cosa vi dica. Comunque i tempi qui sono maturi. Abbiamo maturità. O voi siete abbastanza maturi per gestire questo tipo di situazione che vi capiterà in novembre, in autunno, diciamo. Beh, se ho detto novembre un senso ce l'ha. Per qualcuno magari novembre è un mese particolare dove si deve prendere una scelta. Ok? E per altri versi questa carta dice che le cose sono mature per staccarsi, per andare, per fare questo viaggio, per far accadere questa torre. C'è una sorta di... Guardate, quando c'è una carta numero 9 è sempre una carta di iniziazione. Ok, andiamo avanti. Abbiamo poi la fonte. Mm, Qui... quante carte? No, sono troppe. Suppongo che quello che blocchi da questo, perché se fosse il movimento di una casa, un trasferimento, quello che blocca qua sostanzialmente, se fosse un nuovo, perché è come se ci fosse la volontà di muoversi, di fare questo movimento, ma non ci fosse la stabilità a livello pratico, a livello proprio economico. Però vi dico, qualche nuovo tipo di contratto, qualche tipo di lavoro, qui avete anche la carta del compromesso che è un 6, una carta di equilibrio, ci sarà. E poi abbiamo la carta del divertimento. Sì, è un invito a prendere le cose con un po' più di filosofia, ok? Senza farsi prendere troppo dalla paura, ma cercando di trovare un po' quel bambino colmo d'amore dentro di voi, ritrovare anche un po' l'ingenuità, se vogliamo, più che l'ingenuità, la genuinità. Della fanciullezza, diciamo così. Si tratta perché giustamente voi attirate l'energia che emanate. Se voi emanate un'energia di paura, l'universo vi manda cose per cui avere paura. E invece dovete riuscire a vibrare in una energia di amore. Cercate di fare un lavoro anche proprio su quello che è il bambino interiore, ok? Perché qui ho comunque dei movimenti inerenti quel tipo di condizionamento, se vogliamo, perché? Perché abbiamo una torre e un fante di bastoni al contrario, che comunque parlano di egoismo, egocentrismo, ego. Quindi anche lì cercate di magari ridimensionare quello che è il vostro ego, cioè io voglio quella cosa lì, perché magari non è la cosa più giusta per voi in questo momento di vita secondo l'universo. C'è il mondo, quindi, e c'è anche la giustizia, sono delle carte di destino, ok? Quindi c'è un, diciamo un disegno che magari voi ancora non riuscite a vedere, però tutto quello che vi sta succedendo per una ragione, insomma. Per terminare abbiamo seguire il flusso e il sogno, che è un altro 6 di coppe, quindi secondo me, come vi ho appena detto, l'universo sta architettando qualche cosa per voi. Voi dovete semplicemente seguire il flusso, lasciarvi andare.
coltivare quello che è questo sogno, magari proprio attraverso le visualizzazioni positive, però da un punto di vista dell'amore e non della paura, perché ricordate quello che vi ho appena detto in quanto alle vibrazioni che si attirano, insomma. Bene, andiamo a vedere una carta con le fatine. Diciamo che se siete senza lavoro potrebbe entrare un contratto nuovo, se siete già all'interno di una struttura lavorativa e ci sono dei colleghi, diciamo, non proprio simpatici, il punto è che qui dovete fondamentalmente mettere dei paletti, mi verrebbe da dire, creare delle distanze, creare degli accordi, dei compromessi, ok? Da un punto di vista emotivo o affettivo, se siete single, potrebbe entrare qualcuno. Ehm, Potrebbe anche essere un nuovo collaboratore con il quale o la quale poi nasce qualche cosa. Ripeto, sento che potrebbe essere una persona che già conoscete ma che non avete mai considerato in quanto partner romantico. Però entra qualcuno, ok? Nel caso si trattasse di quello che è un viaggio, un trasferimento un po', diciamo così, faticoso a livello di scelta, state tranquilli perché avete comunque il mondo e la giustizia divina. Il mondo è una carta che porta dei cambiamenti sempre in positivo e normalmente porta anche dei trasferimenti. Quindi magari qualcuno è già cosciente di doversi trasferire proprio perché lo esige il lavoro, ma sarà un cambiamento positivo, ripeto, perché porterà comunque o a rincontrare qualcuno che non vedevate da tempo, eh, o a trovare una persona concreta con la quale vi sembra di conoscervi da tempo. Se di coppia fa anche riferimento alle anime gemelle. Ok, andiamo a vedere Grazie. Ecco, vai fuori. Praticamente dicono che è ora di uscire e connettersi con la pace della natura. C'è bisogno qui di ritornare bambini, di ritrovare l'amore, ok? Per questa nuova avventura. Si tratta di ritrovare quella genuinità di cui parlavamo prima. Cari amici della Vergine, questo è quello che ho per voi per il periodo autunnale. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio del supporto che mi date sempre con i like, con le condivisioni, con i commenti, anzi fatemi sapere qui sotto se vi risuona la stesa. Vi mando un grande abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!